Cos'era? Cos'è stato? Ammettere. Ragazzi, questo si è sentito forte, E non era su, era qui. Qua? Un altro. Tac tac. L'altro era qua. Quell'altro era qui. Ammettere. Ragazzi, tra l'altro è tutto potere. Ammettere. Lei ha detto ammettere. Effettivamente la pillona alla fine ha ammesso. Sì, ha però confessato quello che... Ciao amici, benvenuti sul canale, benvenuti nel video del doppio ispezione. Allora, vi raccontiamo in questa analisi ciò che ci è capitato, che è stato innanzitutto bellissimo e privilegiato, perché grazie al signor Lorenzo, che fa parte, mi sembra, della Proloco di Coredo, sì, è guida che turistica. che si trova nella provincia di Trento. Siamo entrati in questo palazzo storico di Coredo, appunto, dove un tempo, in questo palazzo nero, come l'abbiamo chiamato, no, come si chiama? Come si chiama Come così. si chiama? Ecco, in un tempo lì sentenziavano quelle che erano le pene a queste povere donne che erano definite streghe, per poi uscire da questo palazzo, bruciarle in questi roghi e Che grazie hanno? al fumo di questi incendi hanno annerito proprio il palazzo, ecco perché è Palazzo Nero. Quindi siamo andati lì in punta di piedi perché non potevamo né mettere troppi strumenti né accendere cose che non avrebbero avuto senso, perché c'era una luce corrente che doveva stare accesa. Sì, non potevamo regolarla. Cioè non c'è, all'interno di quel palazzo non c'è solo la stanza che dove abbiamo svolto l'indagine, ma ci sono altre cose, quindi ovviamente non potevamo spegnere tutto. Ci sono anche ambienti privati che non potevamo fare come volevamo. Quindi è stata un po' un'indagine sui generis, che però ha dato diversi frutti. Risultati. Considerate, ragazzi, che indipendentemente da quello che c'è o non c'è a Palazzo Nero, oltre allo salone, le altre cose, le altre abitazioni, bar uffici, non so cosa ci sia, sono molto distanti da dove eravamo noi, perché il palazzo è fatto tipo a triangolo, la stanza era in mezzo e invece le abitazioni erano sui lati, ai lati, cioè, e poi sotto, tra l'altro. Sì, rimane all'imbocco di una sorta di bivio della strada, sì. se avete visto la foto, esatto. Per cui ma poi, cioè, nonostante ci fosse la luce, abbiamo visto che il K2 non reagiva, di conseguenza la contaminazione era abbastanza contenuta, esatto. Quello che ha fatto molto specie, poi ve lascio dire due parole a Lara sul posto, è stata questa applicazione che noi abitualmente non usiamo tanto. Quest'estate ci siamo un po' sbizzarriti, però in genere non usiamo tanto. È una sorta di libro rosso elettronico, perché è un'applicazione all'interno della quale sono stati inseriti dei vocaboli a caso e quindi a caso escono delle cose. Tra l'altro l'applicazione è stata, nel momento in cui viene applicata al telefono, in quell'applicazione non è mai stato chiesto l'accesso al microfono. Quindi questo cosa vuol dire? Che nessuno, cioè quell'applicazione non può reagire in base alle nostre domande, proprio butta fuori parole a caso, senza basarsi su quello che noi diciamo, esatto. Quindi se invece ci fosse stato un microfono aperto, uno dice c'è la strega e lui magari ti risponde stregone perché ha sentito l'assonanza, ma il microfono è spento, cioè non ti viene chiesto di consentire l'accesso al microfono nell'applicazione, quindi è libera nella sua ricerca. Esatto. Sì, come ha detto Corrado, noi non siamo da applicazioni, non l'abbiamo quasi mai fatto se non per curiosità, ma questo tipo di applicazioni, o comunque sia questo tipo di ricerca, ma il libro rosso in sé, sapete che io ho una predilezione per questo rituale, chiamiamolo così, mi piace in maniera particolare perché è un modo per cercare, così come odio, passatemi il termine, la ghost box, perché proprio io non riesco a capirci nulla se non raramente. Questo è molto più diretto, cioè il libro rosso o questo tipo di applicazioni butta fuori la parola chiara e tu dici ok, ha senso oppure no, non ha senso, e quindi ci sta. E mi piace perché mi piace
mi piace usare le parole, mi piace cercare le parole e questo mi dà soddisfazione. E ce ne ha data, perché la prima parola, quella che voi non avete sentito perché in quel momento non c'era l'audio, esatto, è stata pace. E io sentire in un'aula di tribunale, perché quella è stata un'aula di tribunale dove hanno condannato delle donne per stregoneria, la parola pace vuol dire tanto, vuol dire veramente tanto. E quando poi è uscito vento, e c'era vento e volare, se non sbaglio, io ho volato forse troppo con la fantasia, però mi sono creata la mia immagine di questa donna che finalmente dopo tutte le angherie subite, le ingiustizie e la violenza, esatto, Pillona si chiamava, finalmente poteva volare. Ecco, io ho trovato una concomitanza di contenuti che mi ha spiazzato veramente. Magari è stata coincidenza, perché può essere, noi partiamo da lì, noi partiamo da scettici e non possiamo dire per certo è così. Però la coincidenza è stata veramente veramente forte. Il posto era bellissimo, sì, la stanza storico. Ringrazio anch'io Lorenzo per la disponibilità che ci ha dimostrato. Veramente è difficile, davvero difficile trovare persone che ti aprano le porte a questo tipo di anche perché non è che ci siamo spacciati fotografi, abbiamo chiamato, abbiamo detto siamo dei cacciatori di fantasmi, esatto, ci è capitato 1000 volte di chiedere i permessi per andare in strutture per poter fare indagini. Non ti rispondono. No, allora io invece voglio dire una cosa, spero che mi sentano le varie enti comunali, allora ti rispondono, basta che tiri fuori 400 euro, allora del fantasma se ne fregano, basta che gli porti il grano. Quindi grazie Zavattarello per la vostra risposta molto carina che ci avete dato. Ecco. Io sono cattivo, ma così. Però purtroppo è così, cioè se voi vedete team che vanno in strutture aperte, palazzi, castelli e quant'altro, i casi sono due: o hanno le porte aperte perché possono avere conoscenze e ci mancherebbe, oppure sborsano soldi, perché purtroppo è quello che ti chiedono. Voglio dire, va bene così, chi li ha e può sborsarli fa tanto indagini meglio di questo tipo e ben contenti per loro. Sappiate che noi non ci siamo tirati indietro, perché noi abbiamo fatto domande su domande a palazzi, castelli, torri, di tutto. Abbiamo mandato mail, abbiamo mandato telefonato di persona. Cioè, l'unico che ci ha risposto è proprio detta Lorenzo non ha battuto ciglio, è stato quel giusto curioso, perché ci sta, ovvio, ma ha detto non ci sono problemi, e anzi, come vi abbiamo detto, noi dovevamo andare anche in un'altra struttura molto più, cioè non molto più interessante, perché anche quella è interessante, ma cioè una struttura bella grossa, più leggendaria. Lui non ha battuto ciglio, ha telefonato alla proprietà, al proprietario che sta in Austria, e per combinare la cosa. Purtroppo non abbiamo potuto per una questione di giorni. Noi tornavamo e la proprietà, che non abita lì, arrivava dopo. La proprietà è in Austria, per cui il proprietario tornavano indietro dall'Austria il giorno in cui noi ripartivamo per Milano. E non potevamo, quindi, ma se ci fosse stata questa la concomitanza delle date, noi facevamo tranquillamente un'indagine senza problemi, da soli, in un posto enorme. Non vi diremo quale, perché magari un giorno ci andiamo, esatto. Però quello è stato. Non è facile trovare persone così, o perlomeno non è facile trovare persone che ti danno retta. Perché se tu dici voglio fare un'indagine paranormale ti ridono in faccia, ma questo lo sanno anche gli altri team, cioè non penso che sia una cosa solo per noi, è per tutti così, Basta che tiri fuori questa, i cacciatori di fantasmi sono ben accetti ovunque. Tanto più che quello che è vero che noi siamo un team piccolo, insomma, voglio dire, non possiamo, però
fare un'indagine, scusate, in una struttura del genere porta pubblicità a loro. Sì, turismo, anche, viene da cioè dire. anche perché sono posti dove lo sappiamo, l'Italia non ama leggere, non ama la cultura, non ama invece una cosa del genere potrebbe essere un modo per poter aprire le porte anche a chi non conosce In determinati Scozia, posti. in Inghilterra, in America soprattutto Ci guadagnano, ci marciano e ci guadagnano volendo, ci addirittura guadagnano aprono anche. case che non hanno niente Eh. pur di far andare il Ghost Hunter e insomma fargli pubblicità. Esatto, ecco, adesso insomma. non dico se c'è da pagare una determinata cifra, perché a volte dici vabbè, Ci sta, però Però- è il giusto, però, cioè, quando il troppo storpia, come anche si dice. perché è una cosa che non è che fai, cioè non è che vivi di quello, non è che vivi di Ghost Hunter che ti vengono a fare le indagini nel palazzo. Esatto. Niente, scusate la No, divagazione, ma ci voleva. Questo è tutta una scusa, sto discorso per dire grazie Grazie a Lorenzo, perché è stata una grazie a persona Lorenzo squisita. che proprio, cioè, come dire, vado adesso la sto banalizzando al massimo, però è come dire, vado dal panettiere, gli chiedo 1 chilo di pane e te lo dà. Punto. Basta. Noi abbiamo chiesto, lui ci ha risposto e ci ha risposto gentilmente, si è dato da fare, ma veramente nel giro di mezz'ora noi avevamo concordato la visita. Sì. Tutto, fatto tutto. Tornando all'indagine, allora c'è da dire, ecco, questa cosa qua che mi ha fatto molto effetto, a parte il vocabolario di parole, che uscivano parole, i rumori, ragazzi, i rumori sono stati assurdi. Al piano di sopra, Sì, quel non sottotetto. solo, quelli e quelli anche lì. sì, e quello lì Perché- nella stanza. Allora quello nella stanza. fate conto che quel pavimento che avete visto sul quale noi si camminava per fare l'indagine era tutto in pietra, come i San Pietrini, i lastroni di Sì, marmo. le pietre di una, insomma, Le delle stanze pietre di una volta. Ecco, quindi non potevano cigolare, non c'era legno, No. e quindi se ci camminavi sopra non potevano fare rumore perché sono pietre, per cui Però c'è stato questo rumore però qua. ci sono stati 2 rumori fortissimi, 2 passi sopra, e avete visto che io ho fatto quei 4 scalini per vedere cosa c'era, e c'era È un una sottotetto. sorta di solaio Sì, con sì, dentro con delle dentro, attrezzature sì. vecchie, e per cui non è assolutamente spiegabile sta cosa. Altra cosa particolare è stato lo sfarfallio del Della neon. luce. Quello Che magari- sfarfallio lì è successo appena siamo entrati, che avevo ancora le telecamere spente e mai più, Sì. fino a che siamo saliti e abbiamo cominciato a fare domande. Allora, come ogni film horror che si rispetta, le luci, quando c'è il fantasma, si In abbassano teoria e reagiscono, sfarfallano. no? Reagiscono perché c'è Noi questo sapete che non assorbimento. siamo così, però ha sfarfallato 1 ora e mezza. Ha per sfarfallato dopo. Magari era difettoso, Sì, magari, però in però altri mettiamo, frangenti non lo l'aveva facciamo fatto. lo facciamo presente. Va bene, io mi auguro Niente. che il video vi sia piaciuto, a noi è piaciuto un botto, per cui Anche è perché una ci ha delle più dato il belle là. indagini che abbiamo fatto, Sì, anche perché sì, ci ha dato il là per altre cose. per altre cose e vedrete. Va bene, se il video vi è piaciuto, un like o un dislike come volete, condividete il video, parlate bene o parlate male, basta che se ne parli. Ciao!